Molto spesso il nome di un'azienda è una delle fasi più sottovalutate da parte di un imprenditore o imprenditrice che ha un'idea e lo vuole anzi trasformare in un progetto. Ecco quindi che il naming, si chiama così, è una delle pratiche più importanti nella creazione di un progetto, perché il nome è la sintesi del progetto che noi vogliamo portare avanti. Ma come si sceglie un nome efficace? Prima di tutto, prima di capire quali sono magari i metodi o le metodologie che io stesso utilizzo con la mia agenzia IFE, vi volevo dire prima di tutto qual è e quali sono le qualità che un nome deve avere tenendo conto della complessità. Perché questo è il problema soprattutto che stiamo vivendo in questo momento, che i progettisti, cioè le persone che fanno il mio lavoro o anche gli imprenditori e imprenditrici, che sono comunque persone che fanno anch'esse il mio lavoro perché anch'io sono un imprenditore, non tengono conto della complessità, ma tengono conto semplicemente che il business che stanno creando rimarrà immutabile nel tempo. E quindi il nome, gli danno dei nomi, gli danno delle caratteristiche che però non sono efficaci. Perché? Perché invece il business è un essere vivente e quindi cresce, si evolve e cambia. E quindi il nome deve poter rappresentare, sintetizzare questi cambiamenti, questa complessità. Ecco quindi che un nome deve essere prima di tutto ricordabile. Un nome che non è ricordabile è inutile, perché una persona che non lo ricorda non ricorderà nemmeno il motivo per cui deve avere una relazione con noi. Ecco quindi che la ricordabilità è fondamentale nella scelta di un nome. La stessa cosa è importante anche nella riconoscibilità. Un nome deve poter essere riconoscibile. Un nome riconoscibile, se ci pensi, è anche ricordabile. Di solito i nomi più ricordabili sono i nomi più semplici, i nomi più brevi, i nomi più che evocano, e questa è un'altra caratteristica del naming, un nome deve poter evocare delle sensazioni. Anzi, questa è una delle caratteristiche su cui più di tutti io mi focalizzo, cioè è fondamentale l'evocatività di un nome. Una delle cose più importanti deve essere ricordabile, riconoscibile, ma evocativo. Ma che vuol dire evocativo? Evocativo per il target che noi abbiamo scelto, per le persone che abbiamo deciso di servire. Deve essere evocativo nella vision che noi abbiamo, nel perché facciamo quello che facciamo. Purtroppo molto spesso, ma veramente nel 99% dei casi, i nomi invece hanno caratteristiche molto simili o proprio il nome rappresenta proprio dei prodotti o dei servizi che l'azienda vende. Pensiamo per esempio, non so, il lombrico felice. Subito ci viene alla mente o un'azienda che produce lombrichi per la pesca o un'azienda agricola. L'insalata felice, per esempio. Tantissime aziende utilizzano dei nomi dei prodotti all'interno del nome dell'azienda. Ma questa cosa non tiene conto di un fattore chiave di un sistema complesso, che è l'auto-organizzazione, cioè l'evoluzione, la crescita. Se io oggi ho un'azienda agricola e mi chiamo l'Insalata Felice, domani, tra 10 anni, inizio dei corsi di formazione, a fare corsi di formazione, fattoria didattica, inizio a vendere dei prodotti che aiutano per esempio l'orto a rigenerare il suolo. E questi asset, questi vari settori diventano più importanti dell'attività agricola stessa, io mi chiamerò sempre però l'Insalata Felice. Le persone mi conosceranno come l'Insalata Felice. Ecco quindi che questo nome non tiene conto della complessità e dell'evoluzione che a volte può prendere un'azienda, a volte anche diversa rispetto dal come è nata. Ecco quindi che è da evitare assolutamente i nomi che ricordino un prodotto, un servizio, qualsiasi cosa che è all'interno dell'azienda. Mi raccomando, questo è fondamentale. Se ci pensate bene, in realtà per le grandi aziende questo è scontato. Non per le grandi aziende, per aziende che si sono posizionate 50 anni fa sul mercato ed oggi sono grandi. Non c'è nessuna che ricorda un nome di un prodotto dell'azienda o di un servizio. North Face, Patagonia, evocano delle sensazioni che le persone desiderano. North Face proprio dal nome indica esplorazione. Indica il fatto di volersi muovere, di dover scoprire nuove lande. E non solo, non è South Face, perché anche South Face volendo dava questa sensazione, ma non è così, perché North Face sono le persone che gli piace la montagna,
North Face, sappiamo che in montagna, al nord del mondo ci sono tantissime montagne, in realtà anche al sud, ma noi ricolleghiamo al nord il fatto che esistano le montagne, quindi The North Face ci dà proprio l'idea e la sensazione di voler esplorare la montagna. Non a caso vendono soprattutto prodotti per la montagna. Oggi è diventata un colosso gigantesco e vendono anche prodotti per la città, ma questo è un posizionamento che è avvenuto poi successivamente, ma le persone che la comprano, anche quelle che stanno in città, perché vogliono quella sensazione. Ecco quindi che l'evocatività di un nome è fondamentale, bisogna puntare quasi all'80% sull'evocatività di un nome, sul posizionamento dell'azienda, è fondamentale e bisogna tener conto delle caratteristiche di un sistema complesso e quella caratteristica che più di tutti dobbiamo tener conto è proprio l'auto-organizzazione, l'evoluzione, perché i sistemi complessi come un business sono dei sistemi viventi, si evolvono. Sono dei sistemi naturali, al pari di un ecosistema, creano relazioni, autocreano relazioni, crescono, si evolvono, a volte muoiono. Anzi, fa parte proprio del processo fisiologico spesso di un business, il morire e eventualmente ritrasformarsi in qualcos'altro. Perché i business, come i progetti, sono dei sistemi viventi, dei sistemi naturali. Perché noi stessi li abbiamo creati, che siamo dei sistemi complessi, dei sistemi viventi, sistemi naturali. Perché come ci insegna la nostra esistenza e la conoscenza dei sistemi complessi, della biologia, dei sistemi ecologici, noi non siamo al di fuori di questo grandissimo universo, ma noi siamo, come ogni altro essere vivente, natura.